Mi hanno detto che qui c'è il campione della città. Macchina, Formaggio, matita, sole, goccia. mela. Non eri così bravo però. Forse ti serve un tutorial. Oggi giochiamo a Double. Double è un gioco Asmodee, adatto dai 6 anni in su, dai 2 agli 8 giocatori e la durata di una partita è di circa 10-15 minuti. È un gioco di rapidità e osservazione, giocabili in tanti modi diversi, non stanca mai. Grazie ai capitoli che trovate qui in descrizione potete andare direttamente ai punti del video che vi interessano di più. E se non volete perdere i nuovi contenuti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Cosa ci sarà mai nella scatola del re dei giochi trasportabili? Vediamo. All'interno troviamo il regolamento con le 5 modalità di gioco, la storia di Double e 55 carte tonde con 8 simboli su ognuna. I simboli sulle carte sono in tutto più di 50. E la caratteristica del gioco è che fra due carte qualsiasi c'è sempre un solo simbolo in comune. Molto spesso vi ritroverete a dire no, è impossibile, qua non c'è, e invece c'è, sempre. L'unica cosa che può cambiare di carta in carta sono le dimensioni del simbolo. Lo scopo, valido per tutte le modalità di gioco, è sempre quindi trovare il simbolo identico fra due carte, per poi continuare secondo il minigioco che state facendo e che ora andiamo a vedere nel dettaglio. Gioco numero 1, la torre infernale. Mescoliamo tutte le carte e poi ne distribuiamo una ad ogni giocatore a faccia in giù e posizioniamo le restanti in un unico mazzo al centro del tavolo a faccia in su. Al via, tutti i giocatori scopriranno la propria carta e devono trovare il simbolo identico fra la propria carta e quella al centro. Chi ci riesce per primo e lo dice ad alta voce prende la carta dal mazzo centrale e la posiziona sopra la sua, rivelando una nuova carta al centro. Il gioco continua così finché tutte le carte non sono esaurite. Vince il giocatore che ha guadagnato più carte. Gioco numero 2, il pozzo. È in tutto e per tutto il contrario del precedente. Distribuiamo tutte le carte, una per volta, faccia in giù, a tutti i giocatori, in modo che ognuno abbia il proprio mazzo personale, mentre l'ultima carta la mettiamo scoperta al centro del tavolo. Al via, tutti i giocatori gireranno il proprio mazzetto a faccia in su e chi per primo trova e urla il simbolo identico fra la sua prima carta e quella del mazzo centrale potrà scartare la carta proprio su quel mazzo centrale. Perderà l'ultimo giocatore che riuscirà a sbarazzarsi di tutte le sue carte. Gioco numero 3, la patata bollente. Questo si gioca a manche ed è più divertente dai 3 giocatori in su. Per ogni manche si consegna ad ogni giocatore una sola carta a faccia in giù e le altre vengono messe da parte. Al via, tutti i giocatori gireranno la propria carta e chi per primo trova e dice a voce alta un simbolo in comune tra la sua carta e quella di un avversario la consegnerà a quest'ultimo. Il giocatore che alla fine della manche si ritroverà con tutte le carte in mano avrà perso il turno e metterà le carte vicino a sé. A quel punto può cominciare una nuova manche e verrà distribuita una nuova carta ad ogni giocatore. Il giocatore che alla fine di tutte le manche avrà più carte in mano avrà perso. Gioco numero 4. Prendile tutte. Anche questo si gioca a manche e, come il precedente, credo sia più divertente giocarlo dai 3 giocatori in su. Si posiziona una carta scoperta al centro del tavolo e intorno ad essa posizioniamo un numero di carte a faccia in giù pari al numero di giocatori. Al via, ogni giocatore girerà una delle carte circostanti a faccia in su
per poi cercare il simbolo identico tra la carta centrale e tutte le circostanti. Chi ci riesce e lo nomina ad alta voce prende quella carta e la mette vicino a sé, continuando a giocare. La carta centrale non può mai essere presa, mentre lo stesso giocatore può guadagnare più carte all'interno della stessa manche. Quando tutte le carte circostanti sono state prese, la carta centrale viene rimischiata nel mazzo e si prepara una nuova manche. Quando le carte del mazzo sono finite, vince la partita il giocatore che avrà guadagnato più carte. Gioco numero 5. Il regalo avvelenato. Anche questo è un'alternativa al contrario del primo gioco. Mescoliamo tutte le carte, ne distribuiamo una coperta per ogni giocatore e posizioniamo le restanti in un mazzo a faccia in su al centro del tavolo. Al via, tutti i giocatori gireranno la propria carta e dovranno trovare un simbolo in comune fra la carta centrale e quelle degli avversari. Chi per primo lo trova e lo urla prenderà la carta dal mazzo centrale e la posizionerà sopra la carta dell'avversario di cui ha trovato il simbolo. Quando tutte le carte al centro sono finite, il gioco termina e avrà vinto il giocatore con meno carte in mano. Con Double potete decidere di giocare lo stesso minigioco più volte o magari organizzare un torneo giocando tutti i minigiochi e in quel caso trovate sul regolamento anche un sistema di punteggio. Ma soprattutto potete inventare sempre nuovi modi di giocare e non vi annoierà mai. Lo trovo un gioco estremamente versatile e adatto ad ogni situazione. È divertimento puro per tutte le età. In più, basandosi solo su illustrazioni, può essere giocato anche tra persone che non parlano la stessa lingua, diventando un ottimo strumento di comunicazione. È un gioco che non passa mai di moda, anzi è così adattabile che esiste in tante edizioni diverse. La versione 1, 2, 3 con forme e numeri per i bambini più piccoli dai 3 anni, la versione Kids con solo animali e la versione Cats per i bambini dai 4 anni e un'edizione a tema Star Wars o Harry Potter per i fan più accaniti. Ma soprattutto esiste anche l'edizione Beach con le carte impermeabili per poter giocare in serenità anche in spiaggia e in piscina. La conferma che è sempre ora di una partita a Double. Sono curiosa di sapere voi come ci giocate a questo gioco. Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Seguitemi anche su Instagram per altre curiosità, partecipare ai sondaggi e vedere i backstage. Vi aspetto qui al prossimo tutorial con Gioca con Giulia.